È proprio vero, non si finisce mai di imparare, così diceva Arthur Conan Doyle, l'autore di Sherlock Holmes, e i Colli Euganei non smettono mai di sorprendere. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Innanzitutto grazie a tutti quanti voi che continuate a scrivere e a commentare i miei video, e oggi devo ringraziare proprio uno di voi, Mirko Biasiolo, che mi ha suggerito questo giro. Infatti oggi sono qui ai piedi dei Colli Euganei a Battaglia Terme per un semplice itinerario ma molto ricco e non solo pedalabile. La partenza di questo percorso, detto del ferro di cavallo, è da questo piazzale dell'ex cava del Monte Croce, che è anche un'area sosta per camper qui a Battaglia Terme. Il territorio di Battaglia Terme è molto legato all'elemento acqua, in primis per le terme, conosciute da sempre, dall'antichità, e poi dai suoi canali che l'hanno resa in passato un importante snodo fluviale commerciale. Tra poco potremo ammirare da vicino l'ex cava di Trachite Euganea del Monte Croce, di importante interesse naturalistico e anche geologico. Ciao Franco! Ehi, ciao, come va la vita? Bene, bene Franco. Siamo in un posto molto particolare qui a Battaglia Terme, anche poco conosciuto. I Colli Euganei hanno un'origine vulcanica. Per avere un'idea di cosa è successo in passato, bisogna venire proprio qua dove siamo ora e dare un'occhiata a questa cava, partendo dall'osservazione della quale si riesce a capire la successione nel tempo degli eventi che si sono susseguiti. Sì, questa fascia di roccia ha una struttura colonnare perché il magma è fuoriuscito da sotto la crosta terrestre circa 35 milioni di anni fa, però ha trovato acqua, perché eravamo sul fondo del mare, ha trovato acqua a temperatura bassa e quindi il raffreddamento rapido ha portato a questa struttura qua chiamata colonnare, quindi la roccia facilmente lavorabile per fare pietrisco. Salendo ancora un poco sulla nostra sinistra si intravede una struttura che è biancastra, cambia il colore, è di poco spessore e corrisponde a un periodo di circa 4-5 milioni di anni durante i quali, eravamo sul fondo marino, si sono depositati i gusci degli invertebrati che sono fatti di calcare e per quello che ha quel colore. È importantissima questa fascia qua perché è stata studiata dai naturalisti e dai geologi e si è potuto stabilire in base all'età di questi fossili l'epoca della eruzione dei colli, quindi ha fatto 35 milioni circa, poi un po' di tempo ancora, poi qualche milione di anni dopo. Al di sopra della fascia biancastra, giallastra che vedevamo prima, si nota un rivestimento, una specie di cappello, e corrisponde all'ultima eruzione, all'ultima emissione di magma che ha coperto il tutto. Quindi si è riuscito, importantissima allora questa cava, perché ci ha permesso di vedere direttamente la successione temporale degli eventi che hanno caratterizzato quest'area quando eravamo ancora sotto acqua. Franco, è importante anche però la botanica in queste zone. Sì, sì, sicuramente, perché questa parte qua dei colli di Battaglia, che sono fatti di una roccia chiamata latite, hanno un'esposizione a est e in più anche la conformazione della roccia favorisce un clima mite, quasi mediterraneo. Bene, grazie Franco di questa pillola naturalistica e ci vediamo alla prossima. Ciao Franco! Ciao Ivan, ciao, buona giornata, ciao ciao! Riprendiamo la bici. Oggi devo dire che c'è veramente tanto fango dopo tutte queste piogge. Ed ora prendiamo questa stradina più ampia, praticamente tutta pianeggiante, che forma appunto una sorta di ferro di cavallo ai piedi dei Colli Euganei. Questo sentiero saliscende si snoda in quelle che erano le antiche proprietà del castello del Cataio, che si può ammirare in lontananza.
Il castello è stato costruito intorno al 1570 dal marchese Pio Enea degli Obizi. Successivamente diventerà di proprietà degli arciduca d'Austria Este e duchi di Modena, che lo utilizzavano come sede per la caccia e per la villeggiatura. Ora il castello è una dimora privata, ma è anche aperto per le visite. Magari un giorno faremo una puntata proprio dedicata solo al castello. Oggi il percorso non è difficile, però devo dire che bisogna fare attenzione alle pozzanghere, non mi sono mai sporcato così tanto. Giunti a questo punto prenderemo una stradina in salita qui sulla sinistra per praticamente scavalcare la ferrovia, il tunnel della ferrovia. Qui oggi c'è parecchio fango e quindi dobbiamo salire a piedi. Ed eccoci nella seconda metà del Ferro di Cavallo. Questo percorso è molto frequentato dagli abitanti del posto perché è bellissimo anche da fare a piedi. Tutto questo muro di cinta qui alla sinistra delimita sempre la proprietà del castello del Cataio. A questo punto del sentiero del Ferro di Cavallo non si può non fare una visita al borgo fluviale, andare in centro a Battaglia Terme. Battaglia Terme custodisce delle straordinarie e uniche opere di ingegneria idraulica. La prima opera idraulica si trova proprio qui, nel centro abitato di Battaglia Terme. Il canale Battaglia da Padova scorre verso sud, verso Monselice, e poi diventa il Bisatto che va verso est. Però attorno al 1200 è stata compiuta questa grande opera idraulica. L'Arco di Mezzo, un'opera di ingegneria idraulica che attraverso delle chiuse e un salto di circa 7 metri alimenta un nuovo canale, il canale Vigenzone, che da Battaglia si sposta in direzione est, andando quindi verso Chioggia, Venezia e il mare aperto. La seconda è la conca di navigazione, che fu inaugurata nel 1923 da Benito Mussolini ed è una sorta di ascensore, una via brevis per accelerare il traffico fluviale verso appunto Venezia e il mare. Infatti, con un dislivello di 7 metri consente ancora oggi alle imbarcazioni di passare dal canale di Battaglia al canale di sotto, il Vigenzone, che lo incrocia. Riprendo la mia e-bike perché per capire meglio l'importanza che ha avuto l'acqua, i canali per questo territorio e per i suoi abitanti, bisogna venire qui. Ciao Ivan, benvenuto al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. Ciao Thomas. Thomas, innanzitutto spieghiamo chi sei e cosa ci fai qui. Allora, io sono un volontario del Servizio Civile Universale e sto facendo un progetto che riguarda appunto le visite guidate e tutto quello che concerne il turismo fluviale all'interno del Museo della Navigazione. Ecco, ma perché a Battaglia Terme c'era bisogno di un museo della navigazione? C'era bisogno perché i barcari, ovvero i proprietari delle imbarcazioni che abitavano proprio nel quartiere del Museo della Navigazione, hanno voluto riportare alla luce il loro nobile mestiere, ovvero quello di commerciare lungo i corsi d'acqua e la rete fluviale che c'era proprio nel territorio della provincia di Padova e Venezia. Ecco, Battaglia Terme quindi ha una grande tradizione. Quando è smessa, diciamo, questa navigazione? Purtroppo il commercio fluviale possiamo datarlo intorno alla fine degli anni 60, in particolare nel 66, anno in cui c'è stato l'ultimo passaggio della conca di navigazione per scopi commerciali. Di conseguenza possiamo datare proprio la fine del commercio fluviale. Noi ci troviamo qui, nel comune di Battaglia Terme. Questa è una mappa con tutte le vie fluviali della provincia di Padova e Venezia. Se vedete, da Battaglia si può prendere il canale Vigenzone che passa proprio vicino al Museo della Navigazione e potenzialmente si può arrivare fino a Brondolo, dove si può decidere di andare o in laguna tramite un'altra chiusa oppure direttamente in mare aperto nel mare Adriatico. Questa la conosco bene perché quest'estate me la sono fatta tutta in bicicletta ed è una meraviglia. Esatto. E poi invece ci
ci sono anche dei canali artificiali. Assolutamente. Quelli che vedete sono, a parte quelli in azzurro, che sono i canali naturali, quindi Bacchiglione e Brenta, tutti quelli colorati sono canali artificiali, ovvero canali costruiti dall'uomo appositamente per questo commercio fluviale. Un'altra caratteristica di questi canali è che sono pensili, ovvero non sono stati costruiti scavando il letto del fiume, ma semplicemente innalzando gli argini, in modo tale che il livello dell'acqua sia sopraelevato rispetto al piano campagna, e questo ha portato a notevoli vantaggi soprattutto per la coltivazione e quindi l'irrigazione dei campi. Questa è la prima sala del museo dedicato ai burci, ovvero alle più grandi imbarcazioni che si potevano trovare appunto lungo i corsi d'acqua per scopi commerciali. La caratteristica principale del burcio è che era con il fondo piatto. Infatti il burcio è un'imbarcazione specifica per la navigazione interna che non poteva andare in mare. Non essendo appunto tanto profondi, i canali potevano avere una profondità di al massimo 3 metri, 3 metri e mezzo. Di conseguenza c'era la necessità di pescare meno acqua possibile in modo tale che le imbarcazioni non potessero incagliarsi. Ivan, per darti un'idea delle dimensioni di questi burci, che potevano raggiungere anche i 30 metri di lunghezza, ti faccio notare il timone nel modellino. Noi qui al museo ne abbiamo uno di grandezza originale. Pensa che questo timone sarebbe ancora più grande rispetto a quello che vedi, perché la linea originale è quella tracciata in bianco e rosso. Questo timone infatti è stato tagliato dopo la fine della Prima Guerra Mondiale per innestare il motore. Infatti inizialmente i burci non andavano a motore, ma seguivano semplicemente l'andamento della corrente fino alla laguna, mentre per tornare indietro dovevano essere trainati dai cavalli o dai buoi lungo le rive degli argini. La seconda sezione è dedicata allo squero, ovvero al cantiere navale, dove venivano riparati e costruiti i burci. Ecco, qui a Battaglia c'erano questi cantieri? Ce n'era uno proprio vicino al museo ed erano appunto questi luoghi che risultavano comodi sempre lungo i corsi d'acqua, come possiamo vedere anche in questo modellino. Infatti lo squero serviva non solo per la costruzione dell'imbarcazione, ma soprattutto per la riparazione, per cui c'erano questi scivoli che servivano per tirare fuori dall'acqua le imbarcazioni che necessitavano di riparazione, e per appunto trainarle fuori dall'acqua venivano utilizzati questi strumenti chiamati argani, ovvero queste strutture in legno che tramite un sistema di corde molto grosse e carrucole avevano la possibilità di tirare appunto fuori dall'acqua. Si chiama alaggio, il termine corretto è alaggio, e appunto i burci che uscivano dall'acqua necessitavano di riparazione e dovevano essere controllati e riparati. Ma il museo ha anche altre 2 sezioni. Esatto, oltre a quelle che ti ho già presentato c'è una sezione completamente dedicata ai modellini, in cui possiamo trovare tante strutture che si possono appunto incontrare lungo i percorsi fluviali, la conca di navigazione, ponti, i traghetti, tantissime cose. Inoltre c'è l'ultima sezione del museo dedicata alla vita di bordo, studiata proprio come se tu entrassi all'interno di un'imbarcazione e trovi tutti gli strumenti utili ai barcari durante i loro viaggi in acqua. Thomas, mi hai fatto venire voglia di andare in barca, ma c'è la possibilità di fare qualche percorso turistico? Certo, tramite il Museo della Navigazione si possono prenotare dei giri in barca che comprendono il centro storico di Battaglia, quindi il canale di sopra, si può fare la conca di navigazione, ovvero l'ascensore idraulico, e si arriva proprio nel pontile privato del museo, dove si può cominciare la visita guidata. Ma per farmi vivere un'esperienza veramente unica, il Circolo Remiero e il Bisato di Battaglia Terme, nato da appassionati di voga alla veneta, mi hanno organizzato un giro lungo il canale di Battaglia. L'intento del circolo è mantenere viva e tramandare questa storica tradizione di voga attraverso anche dei corsi per le scolaresche. Inoltre sono sempre più numerose le proposte dedicate ai turisti e anche ai cicloturisti, e offrono la possibilità di imbarcarsi e poter rivivere questo entusiasmante, naturale, silenzioso, lento e antico mezzo di trasporto.
Vedere il paesaggio da questo punto di vista è qualcosa di straordinario. Bene, come spesso dico, per me l'e-bike sta diventando ormai uno strumento per conoscere nuovi territori e soprattutto le persone che vi abitano. E oggi devo veramente ringraziare Mirko, Franco, Thomas e il Circolo Remieri e il Bisauto qui di Battaglia Termini che mi hanno offerto una giornata veramente meravigliosa e tutti quanti coloro hanno collaborato alla realizzazione di questo video. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare i miei video e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale.